Sono stato nella produzione della Mutti SPA. Sì, proprio quella delle passate, dei pelati, del concentrato della polpa di pomodoro. Ho visto da vicino come vengono raccolti i pomodori, selezionati, lavorati e trasformati nel prodotto finito. Sul canale ho già fatto un'intervista leggendaria con Francesco Mutti. Per fare questo video però ho dovuto aspettare il momento perfetto. Infatti il pomodoro della Mutti viene raccolto solo tra luglio e settembre, durante il periodo chiamato campagna. In questi mesi i pomodori vengono lavorati a poche ore dalla raccolta e l'azienda dà il meglio di sé, realizzando la maggior parte della propria produzione annuale. E dove siamo? Siamo in Mutti, ci troviamo nel bel mezzo della campagna del pomodoro. Questa è la nostra sede centrale dove trasformiamo quelli che sono tutti i prodotti basici della nostra gamma, gli indispensabili, quindi passata, polpa e concentrati. Abbiamo un altro stabilimento qui vicino che si trova a Collecchio, dove andiamo a trasformare tutti quelli che sono i prodotti ricettati, sughi e pesti. E poi abbiamo uno stabilimento nel sud, si chiama Fior d'Agosto, dove andiamo a trasformare quelle che sono tutte le varietà tipiche del sud, come il pomodoro pelato, datterini e ciliegini. Oggi è un tranquillo martedì 29 luglio, siamo ormai partiti da oltre una settimana. È una campagna che è partita abbastanza presto, c'è stata una pioggia proprio ieri che ha ridotto il raccolto di oggi e di domani, però siamo favorevoli, nel senso che il pomodoro è molto bello, c'è una bella qualità, ci sono tanti ettari disponibili, questo è fondamentale, così come le rese per ettaro sembrano essere abbastanza buone, pur essendo ancora a inizio stagione su quello che classicamente viene definito precoce. La campagna è un momento particolarissimo perché chi fa il nostro lavoro fa un lavoro molto particolare, dove ha uno stabilimento fermo per 9 mesi l'anno, poi improvvisamente arriva il pomodoro e lo stabilimento prende vita, improvvisamente hai tutti gli stagionali, hai il flusso che giorno per giorno aumenta e la tensione appunto di fare il raccolto, è qualcosa di quasi ancestrale, è veramente l'atto dell'agricoltore, della capacità di preservare la bontà del pomodoro nei giorni dal 20 di luglio a fine settembre, quando la natura ci regala questa splendida bacca. Francesco ha parlato anche degli stagionali. Infatti in un'azienda come la Mutti durante la campagna il numero di lavoratori cresce a dismisura e gli stagionali spesso sono ragazzi giovani che riescono a mettere da parte anche belle cifre. Dopo aver visto la produzione farò quindi anche qualche domandina ad un paio di loro, chiedendogli cosa fanno e quanti soldi riescono a mettere da parte durante la campagna. Ancora quasi i primi giorni, ci vuole un po' di giorni prima di avere lo stabilimento a pieno regime e soprattutto ci saremmo stati se non avessimo avuto questa pioggia proprio ieri, che rallenta ma non crea per fortuna nessun tipo di danno. È stata una pioggia che ha colpito la parte di Ferrara in modo importante, ma il pomodoro rimane in campo, è un pomodoro che non ha sofferto perché il terreno era molto secco, arido, era da parecchio che non pioveva in modo significativo. Quindi quasi buono per il futuro. Non è assolutamente un problema. Okay. Andiamo a vedere il carotaggio. Quando è stato introdotto il carotaggio? Più di 20 anni fa. Il carotaggio è il primo passaggio che il pomodoro affronta in Mutti, poi c'è il lavaggio, la selezione e poi la trasformazione nei vari prodotti, mentre l'azienda non si occupa della coltivazione, per quello invece seleziona i migliori produttori, anche a costo di pagare un prezzo superiore a quello di mercato. E proprio per questo Francesco Mutti ha istituito il Pomodorino d'Oro, un premio dedicato ai migliori produttori. Hai sentito parlare tantissime volte di qualità, qui toccherai davvero con mano cosa vuol dire per noi fare qualità. Questa stazione, che si chiama carotaggio, va a determinare la qualità del pomodoro che entra nel nostro stabilimento, perché facciamo una serie di analisi qualitative su ogni carico di pomodoro che entra all'interno della nostra azienda e per noi sono fondamentali perché ci dicono se accettare o meno il carico del pomodoro. E succede tutto di qua? Quello che vedi è un apparato di campionamento formato da questo cilindro metallico che si chiama carota. C'è un operatore che in modo casuale decide dove prelevare una determinata quantità di pomodoro. Preleverà circa 15 kg, ha un sistema ganasce, questa carota, che va appunto a raccogliere il pomodoro e inserirlo dentro quella cassettina che vediamo lì. Il pomodoro prelevato viene portato all'interno della stazione di carotaggio ed è pronto per essere analizzato. Questo viene fatto su ogni camion che entra all'interno della nostra azienda. Cosa succede se la qualità non è abbastanza buona? Se non è abbastanza buona, se non rientra nei nostri elevati standard, il camion viene rigettato. Venderà i pomodori a qualcun altro? A qualcun altro. È pesato appunto il campione di pomodoro, entra all'interno di questa grossa lavatrice, ha il compito di lavare il pomodoro da tutti i residui di terra. Il pomodoro, dopo essere stato lavato, arriva su quel piano di cernita e gli operatori sono pronti a iniziare a
scartare quelli che sono tutti i difetti del pomodoro. Una volta che abbiamo trovato quello che è il pomodoro migliore, cominciamo la nostra serie di analisi, quindi andiamo a vedere quello che è il primo grado del valore, che è il cosiddetto grado Brix, ovvero i solidi insolubili all'interno del pomodoro, che sono quelli che di fatto vanno dagli acidi agli zuccheri alla parte di cellulosa. Poi andiamo a vedere il colore ed il pH, che sono due parametri fondamentali: il colore che indica la quantità anche in parte di licopene e il grado di maturazione, quello che è il livello di pH, perché determina quanto il pomodoro anche è sano, quanto è stato esposto a fenomeni atmosferici di vario genere e tipo. Ad esempio una pioggia tende a far aumentare il grado del pH. Poi vi è un'altra area nel quale andremo a scoprire ancora di più del pomodoro, quindi le parti di acidi non saranno solamente gli acidi, ma saranno le varie tipologie di acidi che li compongono. Andiamo a leggere qual è lo stato di maturazione effettivo, andiamo a scomporre quello che sono i beta carotenoidi presenti nel pomodoro in licopene ed altri carotenoidi. Quindi sono tutte analisi che ci servono per capire in effetti qual è la qualità complessiva di quel pomodoro e non solamente quella più immediatamente visualizzabile, che può essere immediatamente percepita. Ok, allora vediamo insieme un pomodoro. Prendiamo, questo è un pomodoro come dovrebbero essere tutti i bei pomodori. Come mai dici che è un buon pomodoro? Beh, direi che è uno dei tanti pomodori perfetti. Adesso, a parte averlo tagliato, è un pomodoro perfettamente maturo, un pomodoro internamente perfettamente rosso. Il pomodoro deve essere così. Questo è uno standard abbastanza classico. In aiuto agli operatori abbiamo questo sistema di intelligenza artificiale, si chiama Neurality, e questa telecamera fotografa il pomodoro che troviamo sul piano di cernita e grazie a questo schermo comunica agli operatori i difetti da scartare del pomodoro. Qua vengono misurati il pH, il residuo ottico e il colore. Sono questi dati a determinare la qualità del pomodoro e proprio da queste analisi nasce il sistema di premium price di Mutti, che premia migliori carichi e a fine campagna elegge gli agricoltori che concorrono al pomodorino d'oro. Nel 2024 Mutti ha distribuito oltre 7 milioni di euro in incentivi, pagando il pomodoro in media il 12,6% in più rispetto al resto del mercato. Carotaggio finito, molto interessante. Guardate questi camion pieni di pomodori, veramente bello. Voi non lo potete sentire, ma c'è un odore fortissimo di pomodoro, è veramente forte. Sembra di essere immersi in una passata di pomodoro costantemente, tipo in una piscina di pomodoro. Beh, in effetti all'interno dello stabilimento ci sono vere e proprie piscine di pomodori. Una volta che il camion entra, i pomodori vengono scaricati e inizia il processo di selezione, che passa anche attraverso queste vasche. E sì, Francesco Mutti ci ha raccontato di essersi persino concesso una nuotata lì dentro. Ma andiamo con ordine. Adesso ti porto nella seconda fase, quindi se il camion viene accettato e supera le analisi qualitative che effettuiamo, passiamo alla fase di scarico. Quindi scarichiamo il nostro pomodoro all'interno di questi canali e procediamo col percorso di trasformazione. Vediamo scaricare il pomodoro. Cosa succede qua? Come funziona? Grazie a queste lance a getto d'acqua trasportiamo e scarichiamo il nostro pomodoro dentro questi canali che vediamo sotto di noi fino ad arrivare a quei nastri elevatori. Come noterai, l'acqua che utilizziamo per scaricare il pomodoro è marrone. Sì. Questo perché ci sono dei residui di terra all'interno e perché abbiamo un sistema di ricircolo delle acque che ci aiuta a diminuire enormemente gli sprechi di acqua. L'ultima fase di lavaggio, che avviene con acqua potabile, l'eccesso di acqua utilizzata in quella fase va ad alimentare quella precedente fino ad arrivare a questa, e quindi l'eccesso di questa fase di scarico va al depuratore e viene eliminata. Perfetto. Quindi è un sistema che ricircola su se stesso. Dopo che il pomodoro è stato scaricato, passa attraverso questi canali che vediamo qua sotto di noi e arrivano su questi nastri elevatori. Adesso vedrai il pomodoro lì, vedrai della schiuma. Questo perché all'interno del pomodoro ci sono delle proteine che si chiamano saponine. Quando il pomodoro un po' si spacca formano questa schiuma. Procediamo sopra il nastro elevatore fino ad arrivare alla prima fase di lavaggio a doccia con quegli spruzzini che adesso andiamo a vedere. Qui avviene la prima fase di lavaggio. Vedrai questi rulli d'acciaio sono distanziati in modo tale da far passare il pomodoro che è un po' spappolato, un po' rotto, si ha già un primo scarto di questo pomodoro. Lo vediamo qua sotto. Il pomodoro rotto passa attraverso questi rulli, dopodiché arriviamo alla prima fase di selezione. Grazie a questa selezionatrice chiamata Rainbow va a scartare gran parte del pomodoro verde. Noi abbiamo 3 fasi di selezione. Il pomodoro passa su questi nastri ed è pronto per effettuare la seconda fase di lavaggio nelle nostre piscine. Queste sono le nostre fantastiche piscine, è bellissimo vederle quando sono tutte piene. In questo momento stiamo
caricando il pomodoro in queste due. Abbiamo 5 piscine, in ogni piscina scarichiamo 4 camion di pomodoro, quindi abbiamo in ogni piscina 100 tonnellate di pomodoro circa. Qui avviene la seconda fase di lavaggio. Lo scarico di questi camion non avviene in modo casuale. In base alle analisi che abbiamo effettuato nella stazione del carotaggio, in base alle analisi di residuo ottico, pH e colore, noi andiamo a selezionare i camion che vogliamo scaricare nelle nostre piscine. Questo perché? Perché vogliamo standardizzare la qualità del pomodoro che entra all'interno dell'azienda. Quindi misceliamo i carichi in modo tale da avere una qualità standardizzata. Allora, il pomodoro che vedrai galleggiare è il pomodoro quello con maggiori difetti, perché il pomodoro buono tendenzialmente va verso il fondo. Però questo non ci preoccupa perché abbiamo altre fasi di selezione negli step successivi e quindi verrà scartato tutto questo pomodoro. Qui vediamo questo silos che contiene tutte le pelli del pomodoro e invece in quel nastro elevatore là vediamo tutti gli scarti del pomodoro verde, pomodoro giallo. Qui avviene il nostro secondo step di selezione con le nostre selezionatrici, le Revolution, che lavorano sul grado pixel dell'immagine, quindi vanno ad eliminare tutto ciò che non è pomodoro rosso. Quindi noi trasformiamo e lavoreremo solo ed esclusivamente pomodoro rosso perfettamente maturo. Questa è la strada che percorre il nostro pomodoro fino ad arrivare all'ultima fase di lavaggio che andiamo a vedere. Avvenuta anche la seconda selezione si entra. Qua avviene la fase finale di selezione e anche l'ultimo lavaggio, che avviene con acqua potabile. Vediamo degli operatori che effettuano una cernita manuale, vanno a scartare quelli che sono proprio gli ultimi difetti del nostro pomodoro. Ce ne sono veramente pochi perché questa è l'ultima fase. A questo punto i pomodori sono pronti per la lavorazione, che sia per fare polpa, passata, pelati o concentrato. La lavorazione della polpa inizia con le spolpatrici, delle macchine inventate e brevettate nel 71 da Mutti. La loro caratteristica è estrarre la polpa dal mesocarpo a freddo per mantenere tutte le caratteristiche organolettiche come sapore fresco, colore rosso brillante e profumo. Mutti sono gli unici a usare questi macchinari ed è questo che rende la loro polpa speciale. Le spolpatrici sono fondamentali in realtà per ben 3 prodotti. Infatti il pomodoro, una volta entrato nella macchina, viene separato nelle sue parti: il mesocarpo, il cuore, e l'epicarpo, la parte fibrosa. Questa divisione avviene a freddo, quindi il mesocarpo viene tagliato in pezzi per creare la polpa, mentre l'epicarpo, insieme ai semi e al succo, passa in un estrattore. Le fibre scartate diventano mangime, mentre l'estratto ottenuto viene inviato all'essiccatore. Quando il succo è abbastanza essiccato diventerà passata. Se invece vogliamo ottenere il doppio o il triplo concentrato, dobbiamo continuare ulteriormente questo processo. Ed è così che nascono i 3 prodotti fondamentali della Mutti: polpa, passata e concentrato. Per cui ora vediamo la loro produzione a partire dalla polpa. Una volta estratta, la polpa riempie le varie latte, che sono riempite con un 75% di polpa e un 25% di passata, e poi una volta chiuse le latte si arriva alla pastorizzazione, l'unico trattamento termico che dura un'ora e le fa arrivare a 100 gradi. Il prodotto uscirà a circa 40-45 gradi dal forno. Dopo la pastorizzazione le latte proseguono sulla linea e sono pronte per essere codificate con lotto e data di scadenza. Dopodiché sono pronte per essere sottoposte a un controllo tramite raggi X, quindi un macchinario che va a controllare se ci sono dei corpi estranei all'interno della nostra latta, in quel caso verrebbe scartata. Se la polpa invece è ok e quindi è conforme, prosegue ed è pronta per il confezionamento secondario. Durante la campagna noi a pieno regime produciamo circa 2.200.000 latte da 400 grammi di polpa, 1 milione di latte da 210 grammi e circa 65.000 latte da 3-5 kg, quindi il formato catering. A questo punto siamo passati alla passata. Le bottiglie vuote vengono controllate a raggi X, poi vengono preriscaldate a 70 gradi, dato che poi la passata verrà inserita già pastorizzata e quindi a 90 gradi. Infatti una volta preriscaldate le bottiglie sono pronte per il riempimento e poi la bottiglia viene chiusa. Viene concluso il trattamento termico fino al raffreddamento finale e a quel punto si passa all'etichettatura. Poi c'è un nuovo controllo a raggi X, viene inserito il lotto e la data di scadenza e la bottiglia è pronta per il confezionamento. A quel punto siamo passati alle linee dei tubetti di concentrato. Noi produciamo i tubetti di concentrato solo qui a Montechiarugole, solo su questa linea. Ci troviamo di fronte a un'innovazione straordinaria che è avvenuta nel 1951. Innovazione straordinaria perché è stata la prima volta in cui è stato utilizzato questo tipo di confezione, questo tipo di packaging per un alimento. Al tempo veniva utilizzato solo per i dentifrici, il tubetto. È stato deciso di utilizzarlo per contenere questo alimento perché garantiva, diciamo, la conservazione del prodotto in maniera ottimale. Inoltre direi che è stata anche una genialata dal punto di vista del marketing perché il tappo del tubetto veniva utilizzato come di tale dalle signore all'epoca per cucire. Il nostro prodotto è già stato pastorizzato. Dopo che abbiamo inserito il prodotto all'interno del tubetto andiamo a
concludere il trattamento termico, quindi si ha una prima fase di mantenimento della temperatura che vediamo lì, in modo tale che l'elevato calore del prodotto vada a sterilizzare il tubetto, e poi si ha la fase di raffreddamento, quindi entra in questo tunnel, prosegue col trattamento termico, viene raffreddato fino a circa 40 gradi. Queste braccia robotiche che sono ipnotiche, quindi andiamo a porre i tubetti all'interno di questi vassoi che vediamo scorrere sul nastro, dopodiché i vassoi sono completi e pronti per passare al confezionamento secondario, vengono posti all'interno di questi cartoni e proseguono per essere pallettizzati. Il lavoro delle operatrici è fondamentale perché monitorano che tutto avvenga correttamente, quindi vengono posti correttamente i tubetti all'interno dei vassoi e controllano che il tutto funzioni correttamente. Una volta terminata la produzione siamo passati nei laboratori dove c'è il controllo qualità. Allora, qua siamo nel nostro laboratorio di analisi e in questo laboratorio noi effettuiamo tutte le analisi su tutti i nostri prodotti che cambiano in base alla tipologia del prodotto, e andiamo a monitorare se le analisi e se il nostro prodotto rientra nei nostri standard. Quindi andiamo a monitorare se il processo è andato correttamente e se tutti i parametri, possono essere appunto il pH, la consistenza, il colore, il residuo ottico, sono conformi ai nostri standard. Allora, in questo momento lui sta analizzando il Bostwick del prodotto, quindi va a valutare la consistenza della nostra passata. Viene valutata in 30 secondi la velocità di scorrimento di questo fluido, quindi in 30 secondi valutiamo a che punto arriva e capiamo se la nostra struttura è conforme ai nostri standard o è troppo liquida o è troppo densa. 5, corretto. 5 è un valore corretto. E adesso invece va a analizzare il colore, quindi sempre nella nostra passata va a valutare il colore. Grazie a questo strumento più è alto il valore e più il colore è rosso. Più rosso meglio è. Esatto. AB, quindi il rapporto tra colore giallo e rosso va a analizzare, è 2.06, quindi piace, perfetto, ci piace molto. Questo è un pH-metro, va a analizzare appunto il pH del nostro prodotto, che deve essere inferiore a 4,5. Se è superiore a 4,5 non va bene perché possono proliferarsi microrganismi. Il nostro microrganismo standard è il Clostridium botulino e quindi deve essere inferiore a 4,5, come vediamo qua, 4,47, il prodotto va bene. Una volta finita la produzione sono stato portato negli uffici in sala assaggi, il cuore del reparto ricerca e sviluppo, dove appunto i prodotti ancora segreti vengono assaggiati. Per esempio, il ragù alla Mutti vegetale lo hai, diciamo, creato tu. Esatto, è stato un progetto molto divertente e sfidante. Ho lavorato sin da quando facevo quel tirocinio universitario e quindi dall'inizio alla fine ho seguito questo prodotto e ne vado fiera. Come mai fate un ragù e come mai 100% vegetale? Innanzitutto 100% vegetale perché è in linea con il pensiero della nostra azienda, ovvero di non utilizzare animali, carne o pesce per la trasformazione dei nostri prodotti. 100% vegetale perché abbiamo utilizzato proteine di pisello giallo. Il nostro obiettivo primario di questo ragù era fare un ragù rivolto a tutte le tipologie di consumatori, non solo vegani e vegetariani, quindi un ragù che fosse buono. Il restante degli ingredienti sono gli ingredienti tipici di un ragù, ma è un ragù buono che qualsiasi consumatore ha voglia di consumare con la sua famiglia e in casa. Qua abbiamo anche il ketchup alla Mutti, a cui hai lavorato tu sempre. Esatto, ho lavorato anche a questo prodotto insieme al mio team e abbiamo lavorato a questo ketchup datterini caratterizzato da una varietà speciale, la varietà di pomodoro datterini, che dà dolcezza naturale al prodotto. A questo punto è raggiunto il momento di assaggiare finalmente i Fantastici 3, polpa, passata e concentrato. Qui toccherai con mano come mai la qualità del nostro pomodoro è fondamentale, perché noi con lo stesso pomodoro produciamo tutti i nostri prodotti. Partiamo dalla polpa. Abbiamo parlato del nostro processo unico di ottenimento della polpa. Facciamo un'estrazione a freddo del cuore del nostro pomodoro per ottenere questa polpa, e questo si rispecchia nelle caratteristiche organolettiche del prodotto. Puoi vedere il colore rosso brillante, un sapore molto fresco che la caratterizza, ma ti chiedo anche di annusare la lattina. Un classico proprio. Queste caratteristiche rendono unica la nostra polpa. In questo momento in cui faccio un casino. Lo mangerei già solo così, senza farci niente. Buonissimo. Passiamo alla Questa nostra in realtà la conosco passata. abbastanza bene. Sono un cliente per lo più per la passata, devo dire. Questa è la nostra passata, è caratterizzata da un gusto dolce, dalla giusta sapidità, ma soprattutto da una consistenza cremosa e vellutata. Come puoi notare, anche qui il colore del nostro prodotto è un bel rosso intenso, proprio perché noi trasformiamo solo pomodoro rosso, e questo si rispecchia nel prodotto finito. Assaggerai questa passata, anche questa un cucchiaio tira l'altro.
Un classico, buona. Passiamo al concentrato. Ogni prodotto è caratterizzato da una caratteristica diversa: freschezza, dolcezza e qua intensità di gusto. Il nostro triplo concentrato, arricchitore di gusto, consistenza, colore. Con il concentrato percepisci realmente la qualità del nostro pomodoro, perché più vai a concentrare il pomodoro, più escono le note caratterizzanti e quindi si sente proprio l'intensità. Molto forte, però Sì. è buono. Questi assaggi mi avevano aperto lo stomaco, per cui siamo andati al ristorante aziendale per mangiare il nostro pranzo. Ristorante aziendale perché sì, è un vero e proprio ristorante con una bellissima architettura, addirittura il pavimento interno è fatto con una resina fatta con le bucce di pomodoro. Il menù poi tra l'altro è di qualità perché è a cura dei fratelli Ciarea, per cui non abbiamo mangiato affatto male. Pausa pranzo, stiamo passando in quest'area semi-paradisiaca con questo stagnetto, i fiori di loto, che divide la parte di azienda dalla parte dove vive il signor Mutti, che vive esattamente accanto all'azienda. E invece da quest'altra parte c'è la mensa, che come vedete è questa struttura bassa, sembra una villa di lusso, ma in realtà è una mensa. In questo momento siamo esattamente nel ristorante e sopra di noi c'è una zolla di terra. Se prima avete visto, noi siamo fondamentalmente su una zolla di terra rialzata, quindi proprio immersi nella natura. Con la pancia piena, come promesso, era il momento di tornare in produzione e fare 4 chiacchiere con gli stagionali. Ho parlato con 2 ragazzi, Bianca ed Alessandro. Qui sono al laboratorio delle graffature e controllo la graffatura della scatola. Inserisco dei dati all'interno del PC, avvio un rapporto, qui misuro lo spessore della graffatura, inserisco la lattina, cioè uno schermo che mi dice il dato dello spessore, giro la lattina e poi attraverso questi moduli devo segnarmi lo spessore minimo e lo spessore massimo. Li registro poi a PC. E tu sei giovanissima, quanto hai? 20 anni? Quasi 19. Hai quasi 20 anni. Sì, sto facendo lo stagionale. Lo stagionale dura indicativamente da metà luglio a fine settembre, inizio ottobre. Faccio un corso a frequenza obbligatoria, ovvero biotecnologie. Durante l'anno mi viene difficile lavorare e quindi lo stagionale per me è il lavoro migliore per mettere da parte comunque una cifra consistente. Quanto riesci a mettere da parte? Se tutto va bene sui 6.500-7.000, quindi sì, perché Veramente? perché Wow. lavorando di notte si prende di più, poi ci sono, lavorando anche di sabato e domenica, sono straordinari, quindi vengono pagati di più. Alla fine con il TFR e altre cose si arriva insomma a questa cifra. Oh, ok. Tu consideri che quest'anno è iniziato presto, l'anno scorso avevano iniziato più tardi, io ho iniziato il 13 luglio. Poi ho parlato con Alessandro che invece si occupa di pulizia e anche lui è appena 20enne. Diciamo che qua a Parma il lavoro stagionale è un po' una tradizione. Se non lo si è fatto di persona si conosce sicuramente qualcuno che almeno una campagna l'ha fatta. Già prima, quando eri più piccolo, conoscevi persone? Sì, assolutamente. È proprio una roba culturale quasi. Diciamo di sì, qua è proprio una tradizione. Come mai lo fai? È sicuramente un'opportunità per noi giovani di mettere da parte un po' di soldi, comunque mettere un piede nel mondo del lavoro per la prima volta, e anche un po' per la curiosità. Quanto riesci a mettere da parte? Attorno ai 6.500. È stato difficile imparare? In realtà no, è stata una cosa abbastanza veloce perché ho avuto delle persone molto brave che mi hanno insegnato. Però qua consiste nel lavare periodicamente queste macchine. Per lavarle dobbiamo innanzitutto fermarle, apriamo questi pannelli qua, li togliamo e con un'idropulitrice ci mettiamo e togliamo gli eccessi di pomodoro. E pensate che ci sono state più di 4.500 candidature per fare questi lavori stagionali e sono stati selezionati più o meno 1.300 persone poi. Perché ha senso prendere persone solamente durante la stagione? Perché ovviamente, dato che la campagna è solamente 3 mesi l'anno, è impossibile assumere persone per tutto l'anno. A quel punto la parte di produzione nella Mutti era finita, perché come ho detto Mutti non coltiva i pomodori. Però non potevo evitare di andare fisicamente al campo, perché anche se la Mutti non coltiva, ha rapporti decennali con i propri fornitori e ha una cura attentissima nella selezione del prodotto, selezionando per esempio fornitori con raccolta al 100% meccanizzata, che non è solo più efficiente, ma evita anche fenomeni come il caporalato. Ci siamo fatti 45 minuti di strada per andare al campo perché non è finita qua. Vediamo un po' anche al campo come funziona la raccolta dei pomodori. Lui è un fornitore storico della Mutti. Il pomodoro cresce a terra e quindi non si noda, ma guarda qua, questo è tutto pomodoro. Massimo, raccontami un po' dove siamo. In questo momento siamo in provincia di Piacenza, a Corte Maggiore, siamo all'interno di un'azienda storica per la
la nostra filiera, Marco Crotti, e qui dietro di me, come puoi vedere, c'è il pomodoro che sta venendo raccolto in questo preciso momento e fra poche ore arriverà all'interno del nostro stabilimento. Sono proprio là davanti, giusto? Esattamente, è un fornitore molto importante per noi, ha un ettarato significativo e oltre ad avere quantità elevate ha una qualità molto molto alta e quindi è proprio un produttore rappresentativo per noi. In che modo un produttore può riuscire a produrre qualità alta? La produzione del pomodoro è un percorso lungo che inizia in primavera quando si mette a dimora la piantina, quindi tutte le piantine che vedi attorno hanno una storia di qualche mese e poi viene curata nel corso della primavera fino ad arrivare ad oggi con tutti i processi di tenuta, fertilizzazione e grande cura fino ad arrivare al momento in cui si decide di raccogliere, cioè quando sono perfettamente mature. Sul pomodoro c'è il tema del caporalato, dei braccianti. Qua in Mutti però si prende solo pomodoro che è stato raccolto meccanicamente, quindi è diverso. Il nostro pomodoro è 100% raccolto meccanicamente, come vedrai ci sono delle macchine piuttosto imponenti come dimensione, sono molto tecnologiche e rispettano molto la qualità del prodotto. Quindi la provenienza del pomodoro è tutta italiana? Non viene dall'estero il pomodoro? 100% italiano. Qual è il tuo ruolo quindi qua in Mutti? Io sono il direttore del Dipartimento Agriculture, quindi mi occupo di tutto quello che è la relazione con la nostra filiera. Abbiamo una filiera molto grande, abbiamo 800 agricoltori che lavorano nel nord Italia e più di 200-250 nel sud. Abbiamo quindi una rete di grandi professionisti che lavorano secondo la nostra logica, cioè la ricerca del pomodoro migliore, il pomodoro adatto per noi. Quanti diversi fornitori di pomodori avete? Noi abbiamo 800 produttori nel nord Italia, producono principalmente il pomodoro tondo che è la base per tutti i nostri prodotti. Abbiamo un gruppo selezionato che produce specialità per comporre da terrino la nostra prima specialità, ma abbiamo anche ciliegino. Poi abbiamo anche la base dei prodotti colorati. Come quello verde, quello giallo. Quello giallo, ecco, quello verde non è un pomodoro immaturo, è proprio un pomodoro che a maturazione diventa verde, è un'eccezione. Verde. Ed è la base per fare i nostri pesti, rimane comunque il tondo, la nostra principale tipologia di pomodoro nord Italia. Sai quante tonnellate importate in un anno, o in una stagione, o in un tutta giorno? La stagione che parte normalmente a metà luglio, fine luglio, fino al termine di settembre, noi riusciamo a raccogliere quindi più di 600.000 tonnellate nel nord Italia. Raccolta meccanizzata, che vuol dire come funziona? Sono quelle macchine che vedo là, no? Esattamente, quella è una delle macchine più moderne in termini di tecnologia e innovazione. La macchina in sé ha un vantaggio molto semplice, cioè ci permette di organizzare meglio, di ridurre i tempi di raccolta, quindi un pomodoro che ho in questo momento vedi sulla pianta, per pochissime ore è già nel nostro stabilimento pronto per essere processato. Buono. Tra l'altro l'aroma è come questo odore che si sente qua. Voi non lo potete sentire, ma qua c'è un odore di pomodoro così forte che è diverso dall'odore del pomodoro classico che vi aspettate. Ed è un po' l'aroma che si sente qua dentro. Buono. Mi fai fare un giro? Va bene. È difficile da comandare o basta andare avanti? Un po' di anni di esperienza, adesso direi che basta andare avanti. La differenza notevole la fa quando il terreno è asciutto, come in questo caso, che è perfetto. E invece quando c'è bagnato, che allora bisogna avere molta pazienza per riuscire a raccogliere il pomodoro senza raccogliere terra. E la pioggia è un problema qua per la raccolta. Tipo ieri. Ma ieri qui più poco. Lo scorso anno è stato un disastro, sì. La macchina affondava. E tu dicevi quanti ettari di pomodoro hai qua? Io 120. 120 ettari, che è tanto rispetto alla media, no? Sì. Quando hai iniziato a fare questo lavoro? Io sono nato nel pomodoro, chiaramente azienda di famiglia, si raccoglieva a mano con delle squadre di donne, che all'epoca erano tutte donne che raccoglievano con le cassette, e poi piano piano c'è stata tutte le fasi dell'evoluzione, prima si è semi-meccanizzata, poi meccanizzata, abbiamo fatto l'esperienza negli anni 90, 80-90. Diciamo che il pomodoro, l'innovazione, è qualcosa che è stato introdotto proprio anche con il fai da te, cioè ognuno ha cercato sempre di inventare, fare, applicare per superare dei problemi, per superare le fatiche, le difficoltà, e oggi si è arrivati a un livello eccellente, direi, di meccanizzazione barra qualità, perché oggi riusciamo a meccanizzare ma a garantire anche un'elevata qualità. Cosa rende il pomodoro perfetto? Ci vuole il terreno, le giuste basi culturali, la giusta concimazione per poi arrivare ad avere una pianta sana, come in questo caso coperta, quindi foglie verdi che coprono le bacche, un grado zuccherino elevato. Questo è la vocazione dei terreni e degli areali, non è qualcosa che si trova ovunque. Ci sono delle zone in Italia come nel mondo vocate per il pomodoro. E lavori da sempre con la Mutti? Lavoro da tantissimi anni, sì. La parte più difficile di questo lavoro? L'ansia, quando inizia la campagna, soprattutto l'ansia di arrivare. Non lo sai mai. Perché un cambiamento del meteo ti deve cambiare tutta la programmazione. Fino all'ultimo non lo sai. Devi stare, sì, esatto. Diciamo che quando inizia la raccolta cominciamo a rilassare.
fradicio. Questo pomodoro qua che stiamo raccogliendo adesso, quando arriva in stabilimento? Arriva del tempo di un paio d'ore già scaricato. Wow! L'irrigazione qua la gestisci tu col tuo telefono? Irrigazione a goccia, facciamo l'azienda, è tutta gestita attraverso un sistema con un'app, quindi con un server, gestisci i fabbisogni idrici della pianta, accende e spegne i pozzi in funzione della necessità. Tutto questo per ridurre costi da una parte, ma anche per ridurre lo spreco di acqua, che è un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità del prodotto e risparmio delle risorse naturali. Fammi vedere un po' la differenza tra quello che io potrei coltivare nel mio orto e quello che succede qua. Questa è una pianta che è fatta apposta per il pomodoro da industria, cioè questa pianta non è esattamente come le piante che potresti coltivare nell'orto. Le tue di solito salgono lungo un sostegno e hanno una continuità di grappoli, cioè tu ogni settimana vai a prendere un grappolo. Ti faccio vedere come è fatta. Ne prendiamo una. Questa è una pianta che adesso io ho reciso la base, è una pianta che fonde le sue radici nel terreno. Come vedi si sviluppa in branche e in grappoli. Ogni grappolo corrisponde a un palco fiorale. Tu se venissi a maggio, fine maggio, troveresti una pianta con tanti fiori gialli. Questi fiori gialli chiaramente una volta che passa il tempo vengono pollinati e quindi poi nasce la bacca. Queste bacche sono tutte maturate contemporaneamente per essere raccolte nello stesso momento e hanno una caratteristica, oltre al gusto e al fatto che sono molto sode per poter essere trasportate facilmente, e hanno una caratteristica che per la meccanizzazione è fondamentale, cioè quella di essere facilmente staccabili, cioè all'interno della macchina quando sale c'è un organo vibrante che ruota e man mano che aumentano le vibrazioni poi arriva a un certo punto, fa così e tutti i pomodori cadono all'interno dei nastri che poi convogliano nel selezionatore. La pianta, come vedi, poi passa e rimane nel terreno. Come è fatto un pomodoro? All'interno, se tu lo prendi facendo molta attenzione, come vedi ci sono diverse consistenze. C'è la parte della buccia, quindi l'esocarpo, poi c'è il mesocarpo che è la base per tutti i nostri prodotti, ma soprattutto per la polpa. Poi c'è la parte invece del liquido che vedi attorno ai semi, la parte più acida che serve per andare a comporre principalmente la passata. È un pomodoro che dall'esterno fino all'interno viene utilizzato per i nostri prodotti. Era da quando avevo intervistato Francesco Mutti che desideravo realizzare questo video sulla produzione e devo dire che sono veramente soddisfatto. Scoprire il dietro le quinte di prodotti che utilizziamo ogni giorno ci ricorda come anche le piccole cose siano spesso il risultato di un lavoro enorme e di una ricerca incessante della qualità in ogni fase. Scrivetemi in un commento cosa ne pensate e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video con altri imprenditori e altre aziende.